L'urgenza di affrontare la crisi climatica ha accelerato la transizione verso un sistema energetico basato sull'elettrificazione, sulla decarbonizzazione dell'energia e sull'integrazione di sistemi di accumulo come le batterie. In questo contesto, la sostituzione dei combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili è tra le azioni più rilevanti per ridurre le emissioni globali di gas a effetto serra. I combustibili fossili, infatti, quando vengono bruciati, emettono gas climalteranti come l'anidride carbonica, CO2, la principale responsabile del cambiamento climatico. La produzione di elettricità da fonti rinnovabili, invece, può ridurre le emissioni associate all'energia rispetto alla combustione delle fonti fossili. D'altra parte, il fatto che si sfruttino fonti di energia rinnovabile non è sufficiente a dire che il sistema energetico sia più sostenibile. Sebbene le energie rinnovabili siano pulite durante la fase operativa, perché non producono emissioni dirette, comportano comunque il consumo di risorse, come materiali ed energia, nelle fasi a monte e a valle della loro fase di esercizio. Di conseguenza possono causare altri impatti ambientali nel corso delle altre fasi del loro ciclo di vita. L'LCA, o analisi del ciclo di vita, consente proprio di ampliare l'approccio di valutazione, considerando le diverse fasi del ciclo di vita del sistema e le loro interazioni con l'ambiente, nonché differenti tipologie di impatti potenzialmente generati. L'LCA di una tecnologia energetica quindi analizza non solo la fase di esercizio, ma anche tutte le fasi prima e dopo, considerando gli input e gli output del sistema nei confronti dell'ambiente. Sono analizzate l'estrazione di risorse, la produzione di materiali e componenti, il loro assemblaggio e installazione e la costruzione delle infrastrutture necessarie per fornire l'energia. Le diverse fasi sono collegate tra loro attraverso fasi di trasporto e distribuzione. Si considerano inoltre la manutenzione durante la fase operativa e le fasi alla fine della vita utile dell'impianto, come la sua dismissione e il fine vita, ossia la gestione dei rifiuti prodotti. In più, la sostenibilità ambientale valutata con l'LCA comprende una serie di aspetti differenti legati non solo al cambiamento climatico, ma anche all'inquinamento, alla tossicità e al consumo di risorse. Sono inoltre in corso attività di ricerca per valutare meglio gli impatti su biodiversità ed ecosistemi. Per quanto sia molto comune sentir parlare di carbon footprint, cioè una misura delle emissioni dirette ed indirette di gas serra sull'intero ciclo di vita, questa metrica ha uno sguardo monodirezionale e affronta un solo aspetto ambientale, il cambiamento climatico. Quindi, di fatto, è in conflitto con il principio di completezza della LCA, perché rischia di trascurare altri aspetti e impatti ambientali potenzialmente rilevanti. Ad esempio, nel caso delle energie rinnovabili, gli impatti sul consumo di risorse sono sicuramente da tenere in considerazione. Con l'LCA si possono confrontare diverse fonti energetiche, ad esempio un kilowattora prodotto dall'eolico o dal fotovoltaico con un kilowattora prodotto da una centrale a carbone o a gas. Inoltre, l'LCA permette di individuare gli hotspot ambientali, ovvero gli elementi più impattanti, di confrontare diverse alternative progettuali in termini di prestazioni ambientali e di supportare l'ecodesign, integrando considerazioni ambientali nel processo di progettazione. Le energie rinnovabili sono anche alla base della produzione di combustibili alternativi a quelli fossili, sempre con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema energetico. Oggi le principali alternative considerate sono due: i biocombustibili e gli elettrocombustibili, chiamate anche i fuels. I biocombustibili sono ottenuti da biomasse, possono derivare da fonti vegetali, come oli vegetali vergini o di cottura, oppure da scarti di origine animale, come i grassi. Gli fuels, invece, sono prodotti combinando anidride carbonica, CO2, e idrogeno, H2, utilizzando energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. La CO2 può essere catturata direttamente dall'aria, oppure recuperata dai fumi di impianti industriali. L'H2 viene prodotto tipicamente mediante elettrolisi dell'acqua, un processo che usa energia elettrica per scindere la molecola di H2O, in idrogeno e ossigeno. Il vantaggio di questi combustibili emerge all'atto della loro combustione, in un sistema stazionario come una caldaia per il riscaldamento o in un sistema mobile come un'autovettura. Nel caso di biocombustibili, la CO2 rilasciata durante la combustione è pari a quella che la biomassa aveva assorbito durante la crescita, senza aumentare il livello totale di CO2 nell'aria. Un principio simile vale per gli fuels prodotti usando CO2 atmosferica. Se la CO2 proviene da fumi industriali, invece, il beneficio è legato al suo riutilizzo, evitando che venga rilasciata direttamente in atmosfera. Anche se i biocombustibili e gli fuels possono ridurre le emissioni di gas climalteranti, quando confrontati con i combustibili fossili non sempre risultano migliori in altri aspetti ambientali, perché possono provocare uno spostamento degli impatti, chiamato burden shifting. Per capire se queste soluzioni siano davvero più sostenibili dei combustibili fossili, si utilizza quindi la metodologia LCA.
Per esempio, per decidere quale carburante sia più sostenibile per le auto, si confrontano gli impatti ambientali associati ad un'auto che percorre 1 chilometro usando carburanti diversi. Il consumo di carburante determinerà gli impatti dal pozzo al serbatoio, mentre le emissioni allo scarico completeranno l'analisi aggiungendo gli impatti dal serbatoio alla ruota. Un sistema energetico più sostenibile richiederà un'ampia gamma di tecnologie e sicuramente quelle basate sulle fonti rinnovabili e sui combustibili alternativi avranno un ruolo centrale. Restano però aperte alcune questioni: quali tecnologie utilizzare, in quale misura e se esistono dei compromessi da tenere in considerazione. Per queste ed altre domande, le analisi LCA possono aiutarci a trovare delle risposte.